Con il tutorial di oggi apriamo la serie di tutorial dedicati a Pasqua e cominciamo dal più classico dei soggetti pasquali, l'ovetto decorato. Su Facebook vi ho mostrato questi due ovetti e vi ho chiesto quale vi piacesse di più e per pochi voti ha vinto questo con i fiori di pesco e quindi oggi impariamo a realizzare questo ovetto con il ricamo del pesco in fiore. Nel prossimo tutorial impareremo a realizzare quest'altro tipo di ricamo con i diversi fiorellini e le farfalle. In particolare oggi lavoreremo insieme questo ovetto. Sia l'amigurumi dell'ovetto sia il ricamo sono fatti con il cablè numero 5, ma se volete potete usare anche filati più sottili e vi verrà un ovetto più piccolo o un filato più spesso e vi verrà un ovetto più grande. Per il ricamo potete usare tutti i filati che volete, ma non troppo spessi, altrimenti viene un lavoro un po' grezzo. Per realizzare questo progetto ci serviranno filo cotone cablè numero 5 in diversi colori, una forbice, un ago da lana e un uncinetto da 2 mm. Cominciamo l'ovetto da un cerchio magico, quindi facciamo un giro intorno al dito con il filo, con sopra il filo che va verso il gomitolo, porto fuori il filo con l'uncinetto, faccio una catenella e questo è il cerchio magico. Nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lavorati i 6 punti, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Per realizzare l'ovetto lavoreremo a spirale, quindi o mettiamo un filetto come ho fatto io per segnare l'inizio del giro o utilizziamo un segnapunti. Nel secondo giro lavoriamo un aumento, 2 punti nello stesso punto e un punto. E ripetiamo così un aumento, un punto per tutto il giro che terminerà con 9 punti. Nel terzo giro la ripetizione che ripeteremo è un aumento, e 2 punti bassi, un punto in ogni punto. E ripetiamo un aumento, 2 punti per tutto il giro. Nel quarto giro la ripetizione che ripetiamo è un aumento, 2 punti nello stesso punto e 3 punti, un punto in ogni punto. E ripetiamo un aumento, 3 punti per tutto il giro. Nel quinto giro lavoriamo 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4 e un aumento. E ripetiamo 4 punti, un aumento per tutto il giro. Nel sesto giro lavoriamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 punti e un aumento, 2 punti nello stesso punto. E ripetiamo 5 punti, un aumento per tutto il giro. Nel settimo giro lavoriamo 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un aumento, 2 punti nello stesso punto. E ripetiamo 6 punti, un aumento per tutto il giro. Nell'ottavo giro lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2, 3, un aumento e ora lavoriamo 7 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6
un aumento. E ripetiamo un'altra volta, 7 punti, un aumento. 1 e terminiamo il giro con 4 punti bassi. 2, 3, 4. Nel prossimo giro lavoriamo un aumento e 8 punti bassi. 1, 2, 7, 8. E ripetiamo un aumento 8 punti bassi per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2, 3, un aumento, 9 punti bassi, 1, 8, 9, un aumento e ripetiamo un'altra volta, 9 punti, un aumento e terminiamo il giro con 6 punti bassi, 1, 2, nell'11° giro lavoriamo 10 punti bassi, 1, 2, 9, 10 e un aumento. E ripetiamo 10 punti bassi, un aumento per tutto il giro. L'11° giro termina con 36 punti. Nel 12° giro lavoriamo questi 36 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel 13° giro lavoriamo 8 punti, 1, 2, 8 e un aumento. E ripetiamo 8 punti, un aumento per tutto il giro. Il 13° giro termina con 40 punti. Dal 14° al 17° giro lavoreremo questi 40 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel prossimo giro cominciamo le diminuzioni. Lavoriamo 6 punti, 1, 6 punti e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei 2 punti successivi. Portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. E ripetiamo per tutto il giro 6 punti, una diminuzione. Nel prossimo giro lavoriamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e una diminuzione. E ripetiamo per tutto il giro 5 punti, una diminuzione. Nel prossimo giro lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione. E ripetiamo per tutto il giro 4 punti, una diminuzione. Nel prossimo giro lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione, prendendo sempre solo la mezza catenella verso di noi dei 2 punti successivi. E continuiamo per tutto il giro, 3 punti, una diminuzione. Terminato il giro avremo 20 punti. A questo punto cominciamo a riempire con l'ovatta. E una volta riempito bene con l'ovatta, proseguiamo. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti, 1, 2 e una diminuzione. E lavoriamo per tutto il giro 2 punti, una diminuzione. E nell'ultimo giro la ripetizione che ripetiamo è un punto,
e una diminuzione. E termineremo il giro con 10 punti. Terminato il giro avremo questo. Tagliamo il filo, estraiamo l'uncinetto e togliamo il filo del segnapunti. E se vogliamo possiamo riempire ancora con un po' di ovatta se vediamo che il fondo qui risulta un po' vuoto, aiutandoci con l'uncinetto. Infiliamo il filo in un ago da lana e passiamo attraverso le mezze catenelle esterne, solo la mezza catenella esterna, dei punti che ci rimangono. Passiamo dentro ogni punto e tiriamo. E se vogliamo possiamo ripassare attraverso i punti per chiudere ancora meglio. E per saldare rientriamo verso il centro, così, e facciamo un nodino. Ed ora per nascondere questo nodino che abbiamo appena fatto entriamo di nuovo verso il centro, così, in maniera da far ruotare il nodino che sparisce, rientriamo sempre dal centro e usciamo in un punto qualunque e in questo modo abbiamo una finitura perfetta. Qui tagliamo il filo e l'ovetto è pronto. E il nostro ovetto è pronto. Ora vediamo come ricamarlo. Prendiamo un ago da lana e infiliamo una gugliata di filo marrone bella lunga o comunque del colore di cui volete fare i rametti. Prendiamo il nostro ovetto ed entriamo in un punto qualunque, basta che sia tra i punti, quindi non prendendo il filo ma entrando in uno dei buchi che si creano nella lavorazione tra un punto e l'altro, e usciamo in un altro punto verso l'alto, quindi verso 2/3. E da dove siamo entrati lasciamo una codina per poter poi fare la chiusura. Il punto per fare i rametti è molto semplice. Sarà sufficiente entrare in un altro punto dove vogliamo noi. Questo è un ricamo libero, quindi il disegno lo fate voi, io vi mostro solo il tipo di punto. Quindi entro in un altro punto, esco per esempio da qua e faccio girare il filo intorno al lago, così, e porto fuori il filo. E si crea, diciamo, una V. E così continuiamo. Quindi per esempio adesso voglio fare un rametto da questa parte, così, giro il filo intorno al lago e tiro, così, e ancora, così, così. E qui potete fare tutti i rametti diversi, più grandi, più piccoli, con più rametti, con meno rametti. Quando arriviamo verso il fondo dell'ovetto entriamo in un punto, potete farlo arrivare proprio fino al centro oppure fin quasi al centro, diciamo a 2 giri dal centro, entriamo e riusciamo in un punto per cominciare un nuovo rametto. Li possiamo fare più alti, più bassi, come vogliamo noi. Quindi da qui arriva il filo, qui rientro, qui riesco,
e il filo lo faccio girare intorno. E proseguiamo in questo modo girando tutto intorno all'ovetto. In questo modo è importante tendere il filo ma non troppo, altrimenti l'ovetto ci si schiaccia e cambia forma. Quindi sì, teniamo un po' teso il filo per creare la forma, ma non troppo da arricciare la lavorazione. Quando terminiamo il filo, e non è detto che sia quando avremo terminato l'ovetto, con l'ultimo punto entriamo dove vogliamo terminare e usciamo dallo stesso foro, senza prendere fili celesti, dallo stesso foro in cui avevamo iniziato, quindi in cui avevamo lasciato la codina. Sistemiamo il rametto in maniera che non tiri e tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio. In questo modo tagliamo uno dei due fili quasi raso e con l'ago riportiamo il nodo e i fili all'interno dell'ovetto, usciamo come sempre in un punto qualunque e tagliamo la codina. In questo modo il nodino non si vede e il lavoro risulta perfetto. E ora vediamo come fare i fiorellini. Anche in questo caso tagliamo un pezzo di filo, per esempio rosa o del colore di cui volete fare i fiorellini. Come prima entriamo da un punto e usciamo dove vogliamo mettere un fiorellino, quindi per esempio in cima a un rametto. Come prima lasciamo una codina e come prima alla fine faremo il nodino e nasconderemo i fili. Per creare il fiorellino lavoriamo così: entriamo con l'ago sotto il rametto, quindi non entro dentro il filo ma sotto il filo, e tengo lì l'ago e passo il filo 2 o 3 volte intorno al lago senza tirare, lasciandolo leggermente morbido. Lo avvicino così, ci metto sopra il dito in maniera che tenga fermo l'ago, il filo, e sfilo. Soprattutto finché il filo è lungo, abbiate un po' di pazienza, ma andrà tutto bene. E abbiamo creato questo nodino. Ora rientriamo con l'ago nel centro più o meno del nodo e usciamo nel prossimo punto in cui vogliamo fare il prossimo fiore. Se non volete che succeda questo col filo, fate gugliate più corte, però dovrete annodarle più spesso. E il fiorellino è pronto. Lo vediamo ancora? Quindi usciamo in un punto in cui vogliamo fare un fiorellino, entriamo con l'ago sotto il filo del rametto e restiamo lì. Con il filo che usciva dal punto facciamo 2-3 giri intorno al lago, teniamo con il dito e tiriamo. Così. Rientriamo nel punto e usciamo dove vogliamo fare il prossimo fiorellino. Così. Trovo che questo lavoro sia estremamente rilassante e quindi lo prendiamo anche come un'oretta di relax. Anche per questa lavorazione dei fiori abbiate un po' di pazienza e datevi il tempo di prendere manualità, perché come in tutte le cose magari all'inizio non saremo maestri, ma ripetendo ripetendo ci verranno sempre meglio.
E in questo modo andiamo avanti e riempiamo tutti i rametti di fiorellini. E il nostro ovetto è pronto. Ovviamente di questi ovetti possiamo farne di tutti i colori e quanti vogliamo, e penso sarebbe un'ottima idea farne tanti e metterli in un cestino da mettere al centro del tavolo o comunque come decorazione per Pasqua. Io spero tanto che questo progetto vi sia piaciuto, vi ringrazio di avermi seguito anche in questo tutorial, vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!